video è in collaborazione con Airap. Ciao, benvenuti in questo nuovo video. L'altro giorno in live mi sono posta una domanda: sarò capace di disegnare con i pastelli a olio? Perché ho visto un sacco di video nei quali si realizzano opere veramente belle con questi mezzi, ma io prima di qualche giorno fa non li avevo mai provati. E allora mi sono ricordata che Momarte mi aveva mandato qualche tempo fa questo set da 24 pastelli. Ora sono già un po' usati perché sto registrando questa parte dopo l'inizio del video, quindi mi sono detta quale migliore occasione per scoprire se riuscirò ad utilizzarli. Comincerei col tracciare una bozza, però stavolta non farò cose strane, la faccio con la matita, proprio semplice semplice. Mi sono guardata dei tutorial su come fare. Arrivo in fondo, vedo il disegno fatto da questa persona, era una cosa indescrivibile, e alla fine ho trovato un video che faceva anche vedere che li aveva usati bene, quindi ho detto questa cosa mi sembra affidabile. Sono partita con realizzare il primo soggetto su un foglio di dimensione A5. Il primo ostacolo che ho incontrato è stato la mancanza di precisione, perché ovviamente più è piccolo il foglio, più è difficile entrare nel dettaglio. Però la parte più bella è lo scotch che fa la cornice. Wow, è wood! Quando si parla di pastelli colorati, la punta del pastello gioca un ruolo fondamentale. Poter sfruttare gli spigolini tipici del pastello nuovo è un ottimo modo per entrare un po' più nel dettaglio, ma quando il pastello inizia a consumarsi, come fare? Queste sfumature mi piacciono. Mi piace sta cosa che si può sfumare. Poi tu stai usando sia i colori più chiari sia il bianco per sfumare, no? C'è da dire che non ho una grande varietà di colori a mia disposizione, faccio quello che posso, però mi sta divertendo. Non poter entrare troppo nel dettaglio mi ha spinto a sfruttare il pastello in modo un po' più grezzo, tracciando proprio delle linee che suggerissero appunto la tridimensionalità del collo, della faccia. Comunque sta migliorando. Ma anch'io lo dico che non è così male. I capelli stanno dando un senso a tutto il resto. Bellissimo questo disegno qua. Ci scrive Guerriera Celtica 99. Grazie, Guerriera Celtica 99. Mi fa ridere come le spalle siano iniziate e poi abbandonate. Quando le ho iniziate sentivo di essere nella mia comfort zone e quindi ho detto no, andiamo subito a fare le cose difficili, che si fa sempre in tempo a fare le cose facili. Fra, mi regali la tua pazienza? Ma guarda, quando la trovo te lo dico se te la posso dare. Per quanti soldi venderesti la tua pazienza? No, non è possibile. 1 milione di euro? Vabbè, però anche 1 milione di euro non sono male, Però c'è da dire che questi colori sono brillanti. Sì, sono belli i colori, soprattutto il verde è strabello. Sembra una degli isolani del film Moana. Qualcuno aveva consigliato di usare i tovaglioli, poi il video, quello fatto bene, diceva mi raccomando usate soltanto cotone, e loro sapevano di cosa parlavano. Non mi convince. Francesca, questo disegno, ora che ormai sta avvolgendo al termine, quali sono i punti di forza e i punti deboli? Punti di forza sono che è il mio primo disegno, punti deboli sono tutti gli altri. No, dai. Wow! È migliorato, dai. Sono carini i pastelli. Nel complesso penso di aver preso una reference carina, per cui anche il disegno finale non è stato proprio così pessimo. Per essere il primo risultato non mi dispiace. E voilà, il primo tentativo è fatto. Vabbè, considerando che appunto non avevo neanche tanti colori. Beh, però dai, se lo guardiamo da distante. Sì, infatti, se lo guardi da lontano. Purtroppo qua in alto nel togliere lo scotch si è un po' strappato. La cosa più seccante di tutto questo è proprio lo sguardo tutto fumoso, non si sa, un po' effetto Gioconda ma in versione sbagliata. Bisognerebbe fare il grafico della soddisfazione di Francesca da quando inizia il disegno fino alla fine. Vabbè, comunque mi avanzava un po' di tempo e allora mi sono messa al lavoro su un'altra immagine, sulla falsariga di quella precedente. Ok, let's go. Posso dire che già come stai applicando il colore è più bello questo? Ma perché questo qui ha delle ombre più nette, è più facile. Secondo me gli uomini per certi versi sono più facili perché ti richiedono meno precisione, sono un po' più ruvidi come aspetto. Invece le donne devi essere molto delicato, una sfumatura può cambiare tantissimo. Quel tratto lì mi ricorda un po' di Dylan Dog. Sembra un po' Paul Cézanne, ma guarda, è discutibile. Povero Paul. Sta diventando veramente bello il disegno. Grazie. Io sono d'accordo, secondo me è molto meglio di quello di prima. A me già non dispiaceva neanche quello di prima. Ma si è pompata Frafrog, guarda che cannoni. È diventata Frankie di One Piece.
Questa sembra un'illustrazione compiuta. Non so, questa ti sembra più un'illustrazione compiuta dell'altra? Beh, ovviamente secondo me non è ancora terminato. Dall'altro si vede che è più una prova. Onestamente penso di avere una sorta di maledizione, perché il primo disegno che faccio ogni volta che pratico una tecnica nuova mi viene proprio incredibile. È che di solito non ci sono aspettative sul primo disegno. Già il secondo ogni volta sento la pressione che deve essere migliore del primo e gran parte delle volte non funziona. Questo contrasto è una paraculata, serviva solo per riempire. Ha l'ossatura dell'occhio piuttosto scavata, un tono leggermente verdastro che lo fanno sembrare vagamente non zombie. Facciamo il momento satisfy. Questo è il secondo risultato e secondo me invece rispetto al primo è che al di là della tecnica nel primo è proprio più bello il soggetto. Poi i capelli sembrano leccate di capra. No, non mi piace, non mi piace. Direi che questa prima parte dell'esperimento si può dire concluso. Ci vediamo alla prossima parte dell'esperimento. Ciao! Prima momento sponsor. Frafrog sta sudando parecchio. Continua a disegnare da ore senza tregua. Mancano pochi minuti alla sua consegna e deve ancora completare la sua illustrazione. Se solo ci fosse qualcuno o qualcosa che possa aiutarla in questa epocale impresa. Ma quella è una bottiglia Air-Up! È arrivata in suo soccorso. Air-Up e i suoi pod dedicati sfruttano l'olfatto retronasale per far sentire a Frafrog i sapori, nonostante stia bevendo della semplice acqua. E nulla più. Pesca, arancia e vaniglia, cherry cola, virgin mojito. Frafrog ora non è più stanca e disidratata. Ma questo è un miracolo! Frafrog consegna in tempo. Grazie Air-Up, è stato tutto merito tuo. Come farò senza di te alla prossima consegna? Oh, Air-Up! Se anche voi volete rimanere idratati grazie a Air-Up, trovate il link qua sotto in descrizione. The next day. Dopo ovviamente i primi tentativi un po' allo sbaraglio, arriva il momento di fare un bel tentativo, diciamo con un po' più di impegno e anche un po' più di preparazione. Sono tornata a casa, mi sono guardata molti video a riguardo e ho comprato anche della strumentazione aggiuntiva. Oggi abbiamo nuova strumentazione nel nostro... Una serie di pennelli di gomma. Non so se si possono definire proprio pennelli, perché a tutti gli effetti questa è silicone, però pare che questi servano per fare delle sfumature con i pastelli a olio. Poi abbiamo pennelli veri, ma con l'aggiunta di olio di semi di lino. Peraltro questo qui deve essere tipo quelli... No, me lo sono messo nei capelli, adesso sono lucenti come poche cose. Però io lo volevo per metterlo sul foglio. Anche questo si sfrutta per amalgamare meglio i colori tra loro. E poi doveva esserci anche ulteriori pastelli a cera di diverse gradazioni di colore. Sfortunatamente cosa è successo? Che ho comprato questi della Faber-Castell, come lo volete chiamare. Poi alla fine mi sono accorta che sono dei gessetti. Vorrà dire che ci faremo un altro video! Proprio perché l'ultima volta non sono stata tanto capace di fare i dettagli, perché appunto i pastelli hanno un bordo molto grosso. Mi sono presa stavolta un foglio più grande. Ho preso anche una reference carina di una vecchia signora tutta colorata, una foto molto simpatica. Però ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi, mi serve una matita. Se la prendi al volo è qua. L'obiettivo con questo soggetto è quello di entrare un po' più nel dettaglio, cercare di essere più morbida, più pulita, dare meno questo effetto grezzo e violento, il colore che si raggruma. Da piccola questi pastelli sembravano buoni da mangiare. Ma sai che quando ci passo il cosa che si smussano un pochino, mi verrebbe da dargli un morso. Ricordo di aver provato questa sensazione quando ero più piccolo. Ah, vedi, non sono solo io la pazza. Questa signora sembra fra a 50 anni. Fra 50 anni, magari. Io spero di mantenermi bene per i miei 50 anni. Tipo, Madonna, questa qui, che Chad, ecco. Vedrete che per tutta questa parte iniziale il proposito non verrà proprio assolto da subito. Ovviamente l'obiettivo è quello di arrivarci pian piano, dedicando più tempo al disegno e più attenzione soprattutto nelle fasi finali. Allora, devo dire che le rose ti sono venute particolarmente bene. Ma non sono Non rose. sono rose. Allora sono venute proprio male. Ma... Come sta andando a sfumare? Non lo so, si sfuma, ma non sto capendo ancora bene come sfruttarlo al meglio. Effettivamente sembra fare più o meno lo stesso lavoro del pastello bianco. Solo che se devi ottenere dei colori più intensi, il pastello bianco non ce lo puoi passare sopra, no? In più sembra che levi del colore. Per via di come lo sto usando, probabilmente. La signora in giallo. Ma quanto è bella la signora in giallo? La signora in giallo e mia nonna hanno dei contorni sfumati, a volte si sovrappongono. Io ho paura che quando mia nonna non ci sarà più io me la ricorderò come la signora in giallo. Murder, she said.
Non riesco a gestirle tanto bene le sfumature con questi. Tende a trascinare ma senza controllo, perché è poco rigido. Secondo me le gomme un po' più rigide hai più controllo. Ho steso una buona parte di colore. Devo riuscire a ricreare una sorta di incarnato con solo le tonalità che ho. Vorrei cercare di renderlo più omogeneo possibile. E sai che potrei provare l'olio di lino. Si sa di olio. Vediamo questo olio di lino come si comporta. Ne ho presi 25 kg. Oh! Incredible! Ma io tutto il tempo che ho perso a fare queste sfumature, che senso ha avuto? Sto provando a prendere un po' di olio, pucciare sul pastello e poi stendere il colore. E mi sta dando delle soddisfazioni, eh? Anche alla signora gli stanno venendo delle occhiaie pazzesche. Sì, davvero. Era parte del suo fascino comunque. Ho scoperto qualcosa sul lato sfumature. Fuma meglio se il pennello non è intriso ma è soltanto lievemente oleato. Quindi adesso sto riuscendo a sfumarla un po' meglio, secondo me. Riesco a fare anche delle parti un po' più omogenee. Allora, sono arrivata a questo punto, qui mi fermo per ora. Sta andando nella direzione giusta, ma ancora c'è un sacco da fare. 2 ore dopo sento di non aver ancora raggiunto un risultato accettabile. Vediamo, quando sarà il prossimo appuntamento cercherò di proseguire. Months later. La sfortuna ha voluto che questo disegno sopraggiungesse in concomitanza con un trasloco, quindi per 1 mese e mezzo mi sono trovata a dimenticarmi totalmente di questo disegno e l'ho ripreso in mano soltanto una volta sedutami in questo studio che, come vedrete, è molto simile al precedente, però è anche un po' diverso. E quindi cosa mancava al disegno perché fosse concluso? Il mio primo pensiero è stato, visto che in precedenza avevo avuto problemi ad entrare nei dettagli, stavolta lavoriamo su un foglio più grande, quindi anziché A5 stavolta il formato del foglio è A4. Gli ultimi tocchi sono stati quelli più importanti per me. Prima di tutto ho riempito tutto lo sfondo cercando di renderlo più omogeneo possibile, ma anche di rendere i bordi molto più definiti. Poi ho aggiunto sul volto della nonna un po' di sfumature verdi aranciate e ho fatto la stessa cosa sui capelli. Cercato di rendere più definiti i garofani, forse, non lo so, i gambi dei fiori che la signora stava tenendo in mano, e la nostra signora è proprio lei. Vi ricordate prima che vi avevo detto che avevo lavorato sul foglio A4 in modo che così fosse più grande, potevo entrare nei dettagli? Allora, foglio A5, va bene? Foglio A4. La faccia è della stessa dimensione. Addirittura qui la faccia pure più grande. Dovevo fare un ritratto proprio della faccia. Cioè, buongiorno, era una cosa così ovvia, come ho potuto non pensarci? Vabbè, però sì, sono entrata più nel dettaglio. Guardate, al di là della simmetria degli occhi, che è una cosa sulla quale non mi sono poi soffermata così tanto, noterete che appunto il volto ha un effetto molto più morbido. Ma sapete che alla fin fine questi colori ad olio non sono poi così male? Come gran parte delle tecniche tradizionali, ovviamente è una tecnica che richiede il suo tempo per riuscire a vedere che tutti i tasselli iniziano ad andare al loro posto, almeno nel mio caso. Trovo che ci sia stato un miglioramento rispetto ai primi, non tanto sulla qualità del disegno in sé quanto proprio sulla tecnica. Sono molto curiosa di sapere se avete dei consigli per me, nel caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché sono veramente alle prime armi e non so ancora bene che pesci pigliare. Però intanto vi lascio qua sotto il link di tutti i prodotti che ho utilizzato, dai pennelli di gomma all'olio di lino ai pastelli di Montmartre, e nel frattempo se volete vedere un altro video nel quale provo una tecnica strana lo potete trovare qua. E niente, nel complessivo sono ancora molto stordita da questa esperienza, perché a differenza delle altre volte in questo caso sento proprio di avere un mondo sconfinato davanti a me nel quale non so ancora bene orientarmi. Beh, grazie se deciderete di darmi dei consigli a riguardo. E se anche voi durante le vostre sessioni di disegno vi sentite stanchi, affaticati, demotivati, sudati e altre cose che finiscono in ati, non dimenticate che qua sotto in descrizione c'è il link al sito di Air Up. Vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!